Paolo Ciucci, sono professore associato al Dipartimento di Biologia e Biotecnologia dell'Università di Roma, La Sapienza. L'isolamento definitivo dal resto delle altre popolazioni europee risale appunto a circa 3.000-4.000 anni fa, forse anche qualcosina di più, ed è stato inizialmente appunto dovuto, si pensa, con l'avvento del Neolitico e quindi lo sviluppo dell'agricoltura, col fatto che sono state appunto deforestate ampie zone appunto per creare pascoli piuttosto che foreste. Negli ultimi secoli, quindi a partire dall'impero romano in poi, diciamo, c'è stata anche una persecuzione diretta della specie, quindi da una parte una riduzione della continuità demografica e genetica con le altre popolazioni di orso nelle Alpi e nel resto dell'Europa centrale, dall'altra parte la persecuzione diretta ha fatto sì appunto che nuclei di orsi che vivevano nell'Appennino fino anche al XVII secolo sostanzialmente si sono estinti. Beh, la importante, continua e di lunga data processo di isolamento ha ovviamente non solo comportato una diminuzione demografica importante di questa popolazione, ma essenzialmente ha quasi totalmente eroso la sua variabilità genetica. Questo proprio per il fatto che la variabile genetica si può mantenere in popolazioni di grosse dimensioni anche grazie al flusso genico di individui che provengono da altre popolazioni. Se la popolazione di orso, appunto, a partire da 3.000 anni fa o ancora di più, ha subito un progressivo calo e isolamento, questo ha comportato in prima istanza una riduzione importante della variabilità genetica. La variabilità genetica è una misura di quante forme alternative dello stesso gene sono all'interno di una popolazione, come per esempio no, nel caso della popolazione umana non abbiamo, tutti noi siamo uno diversi dall'altro, abbiamo altezza, statura, colore dei capelli, colore degli occhi, tono della voce, sono tutte manifestazioni, si dice, fenotipiche che ci distinguono uno dall'altro e che derivano appunto da caratteristiche genetiche differenti. Quindi più le popolazioni sono variabili dal punto di vista genetico, più sono in grado di rispondere in maniera positiva a eventuali cambiamenti ambientali. Se ci dice la variabilità genetica garantisce potenziale evolutivo, che altro non è appunto la capacità che le popolazioni animali hanno di adattarsi a un ambiente che è costantemente mutevole. Riducendosi la variabilità genetica si riduce la capacità che una specie o una popolazione ha di adattarsi a cambiamenti ambientali. Ci sono varie indici per misurare la variabilità genetica, uno è il numero degli alleli, l'allele sarebbe una variante dello stesso gene, quindi più elevata la variabilità genetica, più è elevato il numero di diversi alleli dello stesso gene, ma la misura diciamo, più correntemente utilizzata in genetica di popolazione appunto è l'eterozigosi, che non è altro che il numero di loci che presentano variazioni alleliche dello stesso gene. Chiarendo, i loci sono solamente le posizioni dei singoli geni all'interno del cromosoma e la eterozigosi in questo caso vuol dire che per lo stesso gene in un corredo diciamo, genetico diploide, perché ciascuno di noi ha due cromosomi, diciamo, ci sono alleli differenti. Quindi l'eterozigosi sostanzialmente è la proporzione di loci all'interno del genoma che contiene appunto geni in stato di eterozigosi. Dipendentemente dagli autori, dagli studi e dalle porzioni di geni che sono stati utilizzati, diciamo, la variabilità genetica misurata come eterozigosi nella popolazione dell'orso marsicano è abbastanza bassa, diciamo, fra i livelli di eterozigosi più bassi delle popolazioni di orso a livello mondiale. Parliamo di cifre che appunto vanno da circa il 40 al 45-48%, rispetto appunto a stime di altre popolazioni europee o nordamericane che possono arrivare anche a valori di eterozigosità del 70 o dell'80%, quindi siamo meno della metà. Ci sono alcune popolazioni di orso, anche queste numericamente estremamente ridotte, come per esempio la popolazione di orsi nei Monti Cantabrici dell'est o la popolazione di orso, anche questa relitta nel deserto del Gobi, che hanno valori di variabile genetica confrontabili con la nostra.
Tradotto in termini di genetica e di piccole popolazioni vuol dire che tutta la variabilità genetica che è rappresentata all'interno di una popolazione, se la popolazione è numericamente ridotta, il numero di riproduttori è limitato, solamente alcune varianti genetiche possono essere appunto tramandate alle generazioni successive e le altre di fatti si perdono, e questo a lungo andare comporta appunto una erosione della variabilità genetica tipica di una specie. La genetica tradizionale non ci ha aiutato, non siamo riusciti noi a stimare con i nostri colleghi genetisti un coefficiente di incrocio, perché praticamente la popolazione è talmente incrociata fra gli individui che non è possibile ricostruire un livello di parentela a livello proprio di genealogia. Ci siamo però riusciti appunto con i colleghi dell'Università di Ferrara con un approccio genomico dove abbiamo prodotto una stima di un parametro che si chiama appunto la convergenza di inbreeding, che è analoga, che diciamo è correlata al tasso di incrocio e che è elevatissima, cioè parliamo di un valore numerico, adesso vi dico il numero anche se non ha un gran senso, che è 0,79 con un po' di varianza, questo fattore di convergenza di incrocio, mentre altre popolazioni di orso che non sono numericamente ridotte hanno numeri molto più bassi, della serie 0,20, 0,25, 0,27 al massimo. Quindi questo numero certifica il fatto che c'è un elevatissimo tasso di incrocio, che lo possiamo visualizzare come per esempio una popolazione in cui si accoppiano solamente i fratelli e le sorelle, e questo accoppiamento fra fratelli e sorelle va avanti per 6 generazioni. Purtroppo sì, ci sono delle evidenze genomiche, cioè vuol dire non ci sono ancora evidenze degli effetti negativi a livello della popolazione, ma a livello genomico abbiamo registrato purtroppo un accumulo di mutazioni deleterie. In questo caso però è importante fare una distinzione: un alto livello di incrocio, quindi di elevata parentela di orsi che si accoppiano fra di loro, non necessariamente comporta effetti negativi a livello fenotipico, morfologico, comportamentale o comunque fisiologico. Quello viene definito tecnicamente la depressione da incrocio. Quindi noi diciamo che gli orsi nella popolazione dell'Abruzzo sono altamente incrociati, ma non abbiamo ancora evidenze di depressione da incrocio. Sebbene a livello genomico, appunto andando a vedere varie regioni dei geni nei vari cromosomi della popolazione, ci sono delle regioni dove ci sono accumulate delle mutazioni, bassissima variabilità genetica, si sono accumulate delle mutazioni che negli umani sappiamo essere all'origine di diverse malattie, molte delle quali appunto monogeniche. Malattia monogenica è una malattia per cui c'è una mutazione a un singolo gene e questo gene compromette una serie di vie e di percorsi biochimici che poi possono compromettere appunto delle realtà fisiologiche. E quindi ci sono diverse mutazioni deleterie accumulate nel genoma dell'orso marsicano, alcune delle quali appunto nell'uomo possono avere effetti di disturbo nella fase di sviluppo, nello sviluppo per esempio del cranio. Questo è interessante perché potrebbe essere correlato, no, alla forma peculiare del cranio dell'orso marsicano. Possono avere deficit energetici, dare debolezza muscolare, insomma tutta una serie di malattie o disordini che, anche se non sono letali, però possono in qualche maniera inficiare e indebolire la sopravvivenza e la capacità riproduttiva di questa popolazione. L'analisi genomica sostanzialmente vuol dire che tutte le analisi genetiche vengono fatte sull'intero patrimonio genetico, sull'intero genoma appunto della specie. Per l'orso parliamo di qualcosa come 1 miliardo e 800 e passa coppie di basi. Le coppie di base sarebbero, no, le singole unità che compongono il DNA, la struttura di base del genoma. E quello che è emerso da questi studi ovviamente è che ovviamente c'è una scarsissima variabilità genetica, cosa che noi già comunque sapevamo per i valori bassi di eterozigosi. E diciamo ci sono ampissime regioni del genoma nell'orso che non sono lo stato omozigosi, cioè non hanno variazioni alleliche. E questo tasso di omozigosi a livello genomico è molto molto elevato. Abbiamo praticamente 2/3 della variabilità genomica della popolazione, anch'esse relitte, della Spagna, e abbiamo un solo terzo della variabilità genomica che invece è presente nelle altre popolazioni di orso. Quindi queste
non sono good news, non sono buone notizie, perché ovviamente, come dicevamo prima, la perdita di variabile genetica è una cosa comunque negativa e tendenzialmente pericolosa. Ma la sorprendente novità è che questa tendenza all'omozigosi e alla perdita di variabile genetica, per fortuna, per miracolo, verrebbe da dire, non è equidistribuita in tutto il genoma, ma anzi ci sono delle regioni del genoma in geni particolarmente importanti che invece hanno picchi di variabilità genetica che sono in tutto e per tutto confrontabili con la variabilità genetica di popolazioni di orso ben più numerose e ben più vitali. Quindi questa è un'importante novità. E questa è una questione essenzialmente accademica, cioè c'è un ampio dibattito che non si riesce a sedare, ma diciamo che dal punto di vista dell'interesse dell'orso marsicano e quindi delle attenzioni di conservazione, dei fondi per la ricerca, non è così rilevante, perché comunque anche se a livello internazionale la comunità scientifica non è concorde, no, nel riconoscere all'orso marsicano lo status di sottospecie, questo non toglie il fatto che a livello internazionale anche le grosse commissioni di ricerca o di conservazione riconoscono che la popolazione di orsi marsicano è una popolazione comunque unica, endemica, autoctona, vuol dire che vive solamente nell'Appennino centrale, autoctona vuol dire che è originaria, cioè non ci sono stati inquinamenti genetici con interventi di rilascio o di reintroduzione da parte di altre popolazioni, ed ha delle caratteristiche uniche, come abbiamo visto, no, dal punto di vista anche morfologico. Quindi si ha la piena consapevolezza che è un ecotipo o si usa il termine unità significativa dal punto di vista evolutivo, che quindi ha priorità di ricerca e di fatti di conservazione.